Secondo giorno di lavoro qua a Montevideo in Uruguay, all'interno del garage, per questo sentirete un po' di eco nell'audio, ma ora continuiamo con i lavori ed andiamo ad aprire la valigia misteriosa per chi ha visto l'ultimo video. Prima di partire per il Sud America per scaramanzia non vi ho mostrato il contenuto di questo trolley arancione perché all'interno si celava qualcosa che poteva essere bloccato al check-in, mentre ironia della sorte, come sempre capita, non ci hanno controllato questa, bensì un'altra valigia che conteneva tutta l'attrezzatura elettronica. Ma non perdiamoci in chiacchiere, togliamo il lucchetto e vediamo cosa si cela all'interno, per capire il motivo per cui le mie paure potevano essere fondate. Ecco cosa ci potevano bloccare al check-in, ovvero i nostri nuovi airbag della Dainese. Eccoli qua, poi come li testiamo, video pippone a riguardo. Sopra il mio taglia XL XXL e sotto abbiamo quello di Sara taglia XSS, ma per i lavori sulla Tenerona questo è quello che ci interessa. E comunque, a proposito degli airbag, la stessa Dainese consiglia di avvertire la compagnia aerea prima di prendere il volo, perché all'interno troviamo un dispositivo elettronico con una batteria e una bombola che serve per l'attivazione in caso di incidente. Questo airbag nello specifico può essere disattivato sia in maniera elettronica che in maniera meccanica, ma non voglio tediarvi più di tanto perché una volta testato voglio farci un video dettagliato, in quanto lo reputo un prodotto molto interessante, anche in relazione a tutte le procedure fatte per poterlo trasportare in aereo. Ora, come potete vedere, ne abbiamo le prove, si può fare. Ma torniamo alla Tenerona perché dobbiamo fare ancora dei piccoli upgrade, tra cui prendere questo nuovo accessorio, un imballo che neanche da nuovo aveva mai visto, ma ora andiamo a distruggere il tutto per mostrarvi questo fantastico accessorio. Dai che ce la facciamo, ovvero la nuova sella Comfort della Touratech, ovviamente per la Tenerona. Ve la mostro anche all'interno e come potete vedere struttura identica all'originale, magari molti la conoscono, realizzata dalla Kaedo. Una cosa che voglio assolutamente condividere: noi questa sella non l'abbiamo acquistata, ma questa sella ci è stata regalata proprio da uno di voi. Una sera in una diretta ho detto che mi sarebbe piaciuto sostituire la sella originale della Tenerona proprio con questo modello, e Claudio, che prima possedeva una Tenerona poi sostituita con GS Adventure 1250, mi ha detto: Francesco, io la sella di cui parli ce l'ho in cantina, se ti fa piacere te la spedisco, anche per ringraziarvi di tutti i contenuti che portate sul canale. Ti ho ringraziato in diretta a Corridonia 2 giorni prima della partenza, abbiamo fatto una piacevolissima chiacchierata di circa 2 ore, ovviamente l'argomento in questione era la moto, e che dirti, in questi casi perdo le parole, ti ringrazio ulteriormente, ti mando un enorme abbraccio, e ora, se il comfort della Tenerona è maggiore, è tutto merito tuo. Grazie ancora. Anche perché questa sella, per i non addetti ai lavori, costa circa 400 euro. Ma alla fine perché avevo voglia di sostituirla? Questa è la sella originale della Tenerona che io ho un po' customizzato. Se la guardate di profilo è abbastanza piatta, perché in questa zona ho fatto aggiungere 3 cm di gomma piuma che poi andavano a sfumare nella parte posteriore, praticamente qua più 3 e in questo punto più 0,5. Questo perché tendevo sempre a scivolare in avanti e perché la Tenerona, per la mia altezza che sono quasi 1,90 m, risultava leggermente bassa, anche se avevo messo la sella nella posizione alta. Come potete vedere dall'alto, avevo lasciato la seduta nella parte posteriore comunque molto larga e sempre bella rastremata nella parte anteriore, in maniera tale da appoggiare comunque bene i piedi a terra, perché se nella parte anteriore è bella stretta le gambe non rimangono aperte e quindi arriviamo a terra con più facilità. Però come potete vedere l'avevo fatta morbida, come se fosse quasi una poltrona. Infatti per tutta la superficie avevo fatto aggiungere 2 cm di memory, rendendola appunto soffice. Con il tempo però e con tutte le prove fatte anche sulla sorellona, se avete visto il video sapete benissimo anche delle selle Wunderlich che ho utilizzato sul GS, e proprio quelle selle, per chi ha avuto esperienza, al tatto risultano tutt'altro che morbide, e questa cosa soprattutto nella lunga distanza dopo ore e ore in sella personalmente è piaciuta molto. Quindi basta chiacchiere e andiamo a toglierla. La lasciamo sempre ovviamente nella posizione alta, ok,
ed ecco come si presenta la nuova sella sulla Tenerona. Seduta nella parte posteriore, come potete vedere, ancora più larga per avere un'ottima superficie di appoggio, materiale antiscivolo, vista laterale che crea una sorta di culla, anche se il rivestimento crea un certo effetto ottico, perché se io vado a premere sento l'imbottitura che si trova circa 1 centimetro più bassa. In questa zona praticamente il tessuto non aderisce all'imbottitura, quindi tornando a questa culla, praticamente una volta che siamo seduti da questo punto a questo punto la sella risulta quasi piatta, ma soprattutto una cosa che cercavo al tatto è bella compatta. Nella parte anteriore verso il serbatoio comunque rimane stretta. A questo punto qualcuno si starà chiedendo: ma Francesco, perché preferisci la sella dura rispetto alla sella morbida? Perché ho capito che non devo sprofondare sopra la sella. Importantissimo avere nella zona posteriore un'ampia zona di appoggio, ma al tempo stesso l'appoggio deve sostenere bene il corpo, perché se sprofondo soprattutto nella zona centrale, in quel punto che mi avete capito, una cosa che percepisco è un leggero dolore proprio in quel punto. Quindi secondo me importantissimo è che la sella sia bella rigida, nel senso che il corpo venga bene sostenuto, in maniera tale che proprio quella zona anche dopo ore e ore non vada per nulla a toccare con la sella. Ovviamente per tutti gli uomini non entro nel dettaglio, ma comunque penso che ci siamo capiti. E facendo un test pratico, quello che posso dirvi come primo impatto è proprio quello che cercavo. Poi ovviamente per darne un giudizio più approfondito bisogna stare ore e ore in sella. Comunque l'appoggio è ottimo, sostiene bene, non scivolo avanti e indietro, e soprattutto quella zona di cui vi parlavo non tocca. Ora facciamo un po' le pulizie di casa, perché come potete vedere ho fatto un casino. Sistemiamo anche il contenuto delle borse agganciate alle valigie. Questa notte ho ricaricato anche il compressore, cosa che cerco di ricordare ogni 6 mesi, ma ogni 6 mesi vi posso garantire che lo stato di carica della batteria è comunque ottimo. Con l'occasione ho controllato anche la pressione delle gomme, le quali dopo 6 mesi avevano perso circa 0,5 bar all'anteriore e sempre 0,5 al posteriore. Ma guardate, dopo circa 7000 km che razza di tassello hanno le nostre amate TKC80 della Continental, mentre nella parte posteriore le TKC70 ROX nella zona centrale diciamo che sono quasi alla frutta. Per scaramanzia non dico nulla, ma forse sono riuscito a trovarle in Argentina. Voi pregate per noi, perché queste gomme per il ripio sudamericano sono spettacolari. Tavolino da lavoro sistemato per la notte, Tenerona sempre più pronta alla partenza, e domani ci dedicheremo a questa zona. Domani poca meccanica e molta elettronica. Ora portiamo in casa queste cose, poi cercherò la maniera per spedirle in Italia. Tutte le cose che tolgo alla Tenerona per me hanno uno storico, quindi non voglio assolutamente perderle. Stai tranquilla. Take it to the big scene, take it all.